Depressione, suicidio, bullismo, abuso, genitori assenti, l'importanza della rielaborazione del ricordo, del lasciarsi indietro esperienze del passato e ciò che comporta l'essere plasmati da uno stuolo di traumi ordinati come file del domino che svaniscono all'orizzonte. Santa merda, che leggerezza sto indie! Blank Dream è un gioco di ruolo che si affaccia sui temi che esaltano un contesto noir in tutta la sua pixel art e che, uno a uno, li compressa, chi più e chi meno, e utilizza come piattelli nel cielo col raccontare la sua storia. Già solo che il videogioco parte col suicidio della protagonista in un lago senza spiegarne motivi a priori può spaesare, ma considerando che il perno ludico sta nel reperire le informazioni attraverso il mondo di gioco, lo rende uno stimolo in più. Il peso di una scelta a cui non si è dato il giusto peso, dove la presa sulla realtà della protagonista è andata disgregandosi, sino al passo da cui non si può tornare indietro. Il peso sottovalutato di un ricordo, gli episodi di un abuso e bullismo durante il periodo della preadolescenza schiacciato, sotto il peso di non farcela, nel peso di quello che esistere potesse sembrare un errore. L'unica libertà che agli occhi della protagonista Mishiro, nella segregazione di una vita che sentiva non appartenerle, culmina nel togliersi la vita, cadendo in un limbo cui la protagonista dovrà ritrovare le proprie memorie perdute. Relegata a quello che poc'anzi era un cambiamento diametralmente opposto che agli occhi dei genitori sembrava una bieca fase di ribellione. Ciò a cui il gioco premia maggiormente è l'ambiente di scetticismo e diniego che permea l'ambito delle malattie mentali, dove la coraggiosa presa di posizione del malato di espletare il proprio disagio viene fatto passare per carenza di attenzione, capriccio o ancor peggio, una condizione inventata per sentirsi speciali agli occhi di qualcun altro. Questo voltare gli occhi altrove miete vittime che altrimenti non si sarebbero spinte al di là dei propri fantasmi, perché è semplicemente catalogata come pazzia. Le parole diventano paure lasciandosi alle spalle uno strascico di chiodi e vetri rotti, dove una persona semplicemente in cerca d'aiuto trova un ulteriore muro di mattoni cui sbattere i propri denti, dove sarebbe bastato soltanto un ascolto sincero. Dei 6 disturbi depressivi riconosciuti, Blank Dream fa riferimento alla depressione tra virgolette più grave, ovvero sia colei la quale rende fisicamente deboli attraverso disturbi alimentari, rimesta il malumore rendendolo periodico o continuo, annichilisce la psiche rendendo lo spettro emozionale blanda indifferenza nei confronti della vita, infine, ma non per importanza, provoca appunto istinti suicidi. In genere questa malattia colpiva maggiormente gli adulti, ma recentemente le società più sviluppate stanno subendo come fosse un'algida morsa d'acciaio il peso della depressione anche in individui nel pieno dell'adolescenza, proprio come racconta il gioco. A seguito di eventi traumatici le persone infatti possono ammalarsi in età precoce, sin dall'infanzia, rendendo così ancora più instabile la crescita già di per sé delicata di un individuo. Il gioco però fa riferimento anche a molestie sessuali e incesto, attraverso il substrato personale di un determinato personaggio che, dipendentemente dalla campana a cui si vorrà dare ascolto, altererà l'intera concezione dell'accaduto del giocatore stesso. Ciò riflette come nella realtà dipenda il peso dell'ascoltare a priori una vittima indipendentemente da ciò che un carnefice possa millantare, malleando il contesto a proprio piacimento. E infine l'omosessualità, trattata poco e niente che nella realtà dei fatti sembra più un riempitivo eseguito in maniera che a dir sbrigativa è un eufemismo. C'è una ragazza che scopre di essere omosessuale, è scossa nell'anima. Niente, c'è una ragazza che è omosessuale, finita lì. Il problema è che Blank Dream arriva ai titoli di coda a Taraglievino, che per quanto abbia dato informazioni alla protagonista su fatti, drammi e traumi riguardo i propri cari, non focalizza a dovere l'attenzione sulla guarigione, bruciando un finale consistente e degno di nota per fornirne 5 in totale.
problema è che, non avendo una gran rigiocabilità, non dando il vero e proprio dinamismo di un gioco di ruolo, avvicinandosi più a un'avventura grafica punta e clicca, dove per un determinato oggetto si scioglie un determinato snodo per dei determinati risvolti. E per questo motivo, data la cupidigia nel fornire così tanti finali, lascia un'esperienza di gioco incompleta. C'è da riflettere quando un gioco ti spinge a leggere le informazioni sulle wiki anziché estrapolarle rigiocandolo.